Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Bene, siamo ai primi di gennaio, volevo battezzare questo 2023 in una battuta, chiaramente molto comoda perché siamo partiti da casa praticamente alle 9:30, quindi un orario diciamo tranquillissimo, quindi nessun tipo di alzataccia. Andiamo a battere una zona mediterranea, quindi andiamo a caccia di quello che Madre Natura ci regalerà. Io spero in Lecinum lepidum, in Craterellus lutescens, qualche Cibarius, e se siamo fortunati troviamo ancora qualche Hygrophorus russula o qualche portentuoso, ok? Speriamo. Vediamo un po' se la Dea bendata ci porta fortuna. Intanto faccio gli auguri, anche se li ripeto, di una buona annata, un buon 2023. Speriamo che la Dea bendata ci porti sempre fortuna, quindi facciamo la nostra prima battuta 2023 e speriamo che siamo fortunati. Andiamo dietro al bel boschetto alla ricerca di funghetti. A dopo. Allora, come potete vedere siamo in mezzo ai lecci e siamo subito stati fortunati perché le zone da me battute sono zone alle quali io ogni anno ho delle grandi soddisfazioni in tutte le stagioni, sinceramente, specialmente quelle inverno-autunnali. Ora siamo in pieno inverno, quindi abbiamo già trovato il primo Lecinum lepidum. Guardate qua, la pioggia chiaramente ha bagnato il nostro fungo. Come possiamo vedere la livrea del cappello, la cuticola è praticamente molto lucida perché è bagnata dalle piogge che ci sono state in questi giorni. Lo stacchiamo. La colorazione così del fungo ci dimostra che è un fungo già di qualche giorno, diciamo quasi di una settimana, viste le temperature. Però eliminando praticamente il gambo qua, tenendo il cappello, lo possiamo anche far seccare e quindi si può utilizzare. A vederlo così il fungo non è intaccato dalle larve, quindi buonissimo, si parte bene. Possiamo ritenerci fortunati perché guardate in questa pianeta dove il manto del bosco è di un sacco di edera, piantine d'edera molto, molto piccole, e qui troviamo un bellissimo esemplare di Lecinum lepidum, molto massiccio. Ok, e questo devo dire che è bello sano, bello fresco di nascita, quindi anche adesso siamo molto molto fortunati, devo dire la verità, molto fortunati. Guardate qui che meraviglia, spettacolare, spettacolare, ragazzi. Si baciano sempre. Funghi 2023, ragazzi, funghi 2023, non ci fermiamo mai. Vi ho abbandonato solamente giusto per le feste, perché sennò avevo la macinina che mi impiccava, chiaramente, perché è giusto che nei periodi di festa ci dedichi anche un po' più in maniera concentrata alla famiglia. È fondamentale la famiglia, avere una famiglia alle spalle è basilare, che vi appoggia nelle vostre passioni. Andiamo avanti nella battuta. Qui c'è un po' di fungame, guardate qui, che peccato, siamo arrivati tardi. Questi due lecini qui, vedete, sono ormai andati e li lasciamo a Madre Natura, ai nostri animaletti del bosco. Guardate qui, anche questo qui ha finito la sua vita, anche se ha finito la sua vita, però guardate qui cosa c'è qui alla base di questo leccio, guardate, e guardate lì che roba, mamma mia che meraviglia, oh che spettacolo, spettacolo, bellissimo ragazzi, bellissimi, guardate qui che meraviglia, partiamo alla stragrande e guardate qui che meraviglia, che fungo ragazzi, mamma mia,
Che massicci, che massicci, ragazzi, super massicci. Wow, Big Lecinum Monster. Guardate qui, una russulacea ammuffita, intaccata da un parassita, vedete? Qui, guardate qui, guardate qui, guardate. Oh, che bello, ragazzi, bellissimo. Wow, vicino a un Lactarius. Allora, camminando tutto in mezzo a questi lecci, ho intravisto un fungo, un altro lepidum. Wow, sono due. Mamma mia, questo e lì un altro. Vediamo come sono. Wow. Che fungoni, ragazzi. Che fungoni. Peccato, questo qui è carico d'acqua. È carico d'acqua. Proprio un peccato. Questi li lasciamo. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa anche qua in giro. Allora, la pioggia chiaramente è utile, perché poi se non piove adesso che siamo nel periodo invernale, direi che non ci sia altro periodo migliore per fare sì che la natura faccia il suo corso, quindi bagnare i nostri beneamati boschi. Adesso, seguendo questa brughiera dove c'è Erica Scopina, c'è anche, oltre all'Erica Scopina, anche dei leci, come potete vedere, molto fitta, a parte questo piccolo aperto, e di qua intravedo due esemplari di Lepidum. Ora andiamo a vedere insieme se sono sani o marci dall'acqua. Questo qui sembra sano. Sì. Chiaramente non è più giovane, questo qui invece lo dobbiamo lasciare lì. Questo qui lo seccheremo, visto che la macinina mi ha, ecco qua, ve lo mostro qua alla luce, mi ha regalato come regalo natalizio un bel essiccatore professionale tutto in acciaio inox, che poi vi mostrerò sicuramente. Questo è stato veramente un gran bel regalo, e che dire, lo secchiamo, mettiamo. Guardate qui che bel bombolotto, guardate che meraviglia, che bel bombolino, questo lo teniamo. Guardate lì un altro Lepidum, ormai che ha finito il suo corso riproduttivo, e guardate qui, mi stava per sfuggire un altro bombolotto. Guardate un po' se non sembrano proprio i nostri Boletus pinicola, bombolottini così. Guardate che meraviglia, guardate che belli, è un piacere. Poi, essendo i primi del 2023, è solo che una goduria di fare questi incontri in mezzo al bosco, che chiaramente non vuol cessare di produrre. È molto impervio, guardate lì che roba, c'è da camminare a quattro zampe. Ma qua, proprio la base di questo leccio, vedete? Guardate la conformazione del leccio, vedete la corteccia dell'albero. E qua cosa c'è? Bellissimo, Boletus. Lecinum lepidum, ragazzi, Lecinum lepidum a bombazza. Ragazzi, ecco qui un altro Varpagnone. Oh, brava. Peccato, questo lo lasciamo qua. Lasciamo qua, che madre natura
faccia il suo corso e gli animaletti se lo mangino. Anche lì ce n'è un altro, ma anche questo qui lo lasciamo, peccato, siamo arrivati un po' tardi, però vabbè, ci sta, dai, voglio dire, mi sembra che momentaneamente la natura ci stia regalando veramente dei bei funghi. Qualcuno lo possiamo raccogliere, qualcuno no, quindi lo lasciamo lì. Vediamo qua. Peccato, è andato. Guardate qui all'aperto, peccato che sia ormai andato. Una bella rampa, tanto per iniziare bene. Questo è uno spot che ho appena cambiato, chiaramente sono venuto in un'altra zona, perché tutto quello che potevo raccogliere e lasciare chiaramente, di più quello spot non poteva regalarmi. Ora, come vedete, lo spot è molto simile come tipo di vegetazione, c'è un po' di fungame nel sottobosco, funghi non commestibili, che però non sono commestibili per noi, ma per gli animali del bosco sì, quindi sono funghi da lasciare dove si trovano, in maniera tale che gli animaletti se ne possano nutrire. Ricordiamoci che non siamo solamente noi a camminare nei boschi, i nostri animali che sono padroni del bosco giustamente hanno bisogno di nutrimento. Non sono come noi che arriviamo a casa, un bel piatto di pasta e siamo a posto. No, loro devono cercarsi il cibo nel periodo, diciamo così, invernale, dove gli alberi non sono ancora fonte di nutrimento, ma ecco qua c'è un altro lepidum, peccato che ormai è giunto alla fine della sua vita, però di qua ho intravisto qualcosa là che mi dà l'idea che sia un bel fungotto bello e sano. Speriamo, se non lo lasciamo come gli altri nel bosco. Oh, che bel ombrellino. Allora anche questo spot qua ci regala belle emozioni. Che bomba, ragazzi, che bomba. Spettacolo, veramente spettacolo. Vediamo un po'. Oh, sì, bello, guardate lì, qui ce n'è un altro marcio e lì pure un altro marcio, peccato. Vabbè, però intanto qualche bel bimbo c'è a farci visita. Lecinum e lepidum. Ragazzi, seguitemi durante i miei video perché vi do anche delle buone indicazioni, e comunque ci sono non solo porcini, quindi se voi scarrellate nel reparto video troverete anche delle buone informazioni che vi possono essere utili per avere un bel carniere ogni volta che voi uscite alla ricerca dei nostri amati funghi. Ricordate che i funghi è un nome generale, non è un regno, ok? Quindi non stiamo parlando di porcini e basta. Esistono anche altri funghi che riescono a regalarci delle belle emozioni e soprattutto soddisfazioni anche in un bel piatto preparato a casa. E finalmente un altro lepidum. Oh, sano, bello. Piano piano, uno qua, uno là. Chiaramente sono i più quelli che lasciamo, che ormai sono passati a miglior vita, però qualche soddisfazione nel
diciamo, vedere poi il cestino piano piano riempirsi, non è male. Guardate qua, corbezzoli, vedete i corbezzoli ancora, e questi qui anche, oltre a noi umani a mangiarli, li consumiamo anche, è classico segno della macchia mediterranea. Ora poi vi farò un video l'anno prossimo su questo, perché ormai sono piccoli scampoli questi qui, quindi non ho abbastanza materiale per poterli descrivere. Altro cambio di spot. Ora, come entro sul nuovo spot, vedete lì che c'è una bella rampa, proprio una bella macchia super impervia. E appena imboccato, diciamo, l'entrata del bosco, ho avuto un bel ritrovamento. Questo qui lo lasciamo qua perché ahimè mi sembra che sia un po' vecchietto, ma questo qui, guardate che colorazione nocciolata, ci dà un pochino di input e ci riporta alla mente i nostri ritrovamenti dei nostri benamati porcini. Ecco qui, guardate che bello spettacolo. Guardate qui cosa c'è, un bellissimo ganoderma, guardate che meraviglia. Guardate qui, scusate un po' di saliva, ma wow, miseria, che bel fungo che mi si presenta davanti. Guardate qui, che bombolotto, wow, wow, bel bombolotto. Lì ce n'è anche un altro, ma quello lo lasciamo lì, che è spaccato in due e anche un po' maturo. Come potete vedere, il bosco non è completamente nudo, vedete? C'è una moltitudine di colori. Vedete? Guardate qui, che bello. I famosi cunicoli. Aia. Mamma mia. Non è facile camminare sempre con la schiena piegata, soprattutto quando avete passato i 50 anni. E avete magari come me qualche chilo in più addosso, anzi direi un po' più di qualche chilo, ma promessa e fioretto che quest'anno perdo 20 kg, parola di Macinetto, li devo perdere assolutamente per due motivi. Uno, perché quest'anno sarà un anno speciale, e due, poi vi spiegherò più avanti il perché, e due, perché quest'anno a ottobre ci sarà il mondiale, quindi ecco qui un lepidum, ecco qui un lepidum. Vedete che ogni tanto camminare così nel brutto paga. Stavo per andare via quando ripasso in un punto dove ero già passato, mi era sfuggito d'occhio, ecco qui un altro lepidum, in tutto il suo splendore giallo, e questo bel colore qua, ocra nocciolato. Guardate che meraviglia, massiccio, belli. Ragazzi, che soddisfazione, spettacolo, spettacolo. Me ne vado, no, non me ne vado perché dove ho appena cavato quel bel bombolotto, guardate qui, che spettacolo, guardate, bellissimo. Che bomba, ragazzi, che bomba alla stragrande, meraviglia ragazzi, che meraviglia, che bello trovare i funghi già a gennaio 2023. Sono funghi che ci regaleranno gioia a tavola, la Macinina farà le magie. Belle. Un bombolotto, super bombolotto,
Come bello scuro, meraviglioso. Che trovare i funghi ora, ragazzi, è proprio super appagante. Ok, altro l'epidum. Guardate come rimane col bagnato. Guardate, vedete che rimane una sorta di appiccicoso. Vedete? Questa è una caratteristica dell'epidum. Comunque se andate sul canale vedrete che troverete anche un fungo dedicato a questo, l'Ecinum lepidum. Che bello, bellissimo, guardate qui, fantastico, fantastico, ragazzi, molto molto bello. Vediamo se la carne è sana. Carne perfetta. Wow. Che bomba, ragazzi, che bomba. È strepitoso. Un big, un grande big. E lì dietro, se potete vedere, c'è un altro bambino piccolino. Intravisto. Aspettate che giro. Ecco qui. Così lo vedete meglio. Un bel bimbo, un bel bombolotto. Wow. Wow. Il papà e il figlio. Wow. Mamma mia. Che gambi, ragazzi. Che funghi. Ne c'era un altro, ma lo lasciamo lì perché è un po' vecchietto. Bellissimo. Guardate che bocciotti. Mamma mia che bocciotti. Wow. Wow. Belli. Guardate qui, questo è nato sdraiato. Guardate. Guardate, nato sdraiato. Perché c'è questa piccola fibra di una pianta. Ok. Guardate che belli, tutti di nascita, ragazzi, tutti di nascita. Qui ce n'è un altro e qui un altro ancora, ma li lasciamo perché sono parassitati, vedete? Vedete il parassita qua? Bianco, con un parassita, quindi un fungo che attacca un altro fungo. Ecco qui un altro bambino, ma mi sa che lo lasciamo qua. Lo lasciamo qui perché è un po' mollino, anche se è giovane, ha preso troppa acqua. Ragazzi, voglio condividere con voi un bel trissino. Guardatelo qui, guardate che meraviglia. Uno, bellissimo, guardate com'è giallo. 2, 3. Belli ragazzi, belli. E vai. Ragazzi, continuiamo a cavare. Funghi meravigliosi. Bellissimi. Che ne dite, ragazzi? È una soddisfazione. Giusto come antipasto per andare verso la primavera. E di qui alla primavera ci aspetteranno tanti funghi. Cari amici, siamo giunti alla fine di questa battuta del 2023, la prima di quest'anno, e devo dire che siamo stati molto fortunati perché mi aspettavo sicuramente, grazie alle temperature, di trovare qualcosa, ma
devo dire che una quantità così non me l'aspettavo e devo ringraziare Madre Natura proprio perché mi ha regalato e di riflesso ha regalato anche a voi per innumerevoli ritrovamenti. Dei bellissimi Lecinum e Lepidum, c'era fungame un po' di tutti i tipi, non roba edule chiaramente, non ho trovato niente di commestibile a parte i Lepidum, che fanno parte sempre, come voi sapete, delle boletacee, però dalla famiglia dei lecini. Non dimenticatevi sempre questo tipo di fungo qua. Se poi, ripeto di nuovo, andate sul reparto video del canale e fate una ricerca di Lecinum e Lepidum e sicuramente troverete la spiegazione di questo fungo qua. Sono dei bellissimi esemplari, ne abbiamo lasciati tantissimi nel bosco proprio perché ormai erano un pochino avanti, quindi abbiamo cercato di fare una cernita, quindi raccogliere e tenere i più belli. Ora vi voglio mostrarvi la prima cesta del 2023 e ve la faccio vedere subito. Ora vi mostro tutto il raccolto. Come potete vedere è una bellissima cesta di Lecinum, Lepidum. Ce n'è un po' di tutti i calibri, diciamo, dai piccoli, dai bombolotti, vedete, bombolotti così, a chiaramente a funghi un pochino più seri, più tosti. Guardate qua che meraviglia, che fungo, guardate. E devo dire che siamo più che soddisfatti. Io, che dire, concludo. Scusate, nonostante tutto si suda perché anche se siamo a gennaio c'è la bellezza di 14 gradi, quindi una temperatura molto generosa per il periodo in cui ci troviamo. Questo è tutto il cavato. Vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Un saluto dal Macina e dal mondo di Fungomagia. E ricordatevi, se il video vi piace, un bel like qua sotto, condividete e se poi non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. È facile e è gratis. Qua sotto. Un abbraccio, ciao!